Oggi ci troviamo al caseificio D&D di Calitri e siamo qui con il commerciale Gianluigi Fodarella. Buongiorno Giuseppe e benvenuto. Com'è nata l'idea di fondare il caseificio? C'è stato un momento preciso, un'intuizione, una passione che vi ha spinti a intraprendere questo percorso? Allora, il caseificio è nato 25 anni fa per volontà appunto della proprietà della famiglia di Cicca, che erano già nel mondo, diciamo, degli allevatori. Il nonno di Luigi aveva le sue mucche, quindi vendeva il latte delle sue mucche nel paese, qui a Calitri, e poi lui ha, diciamo, iniziato a lavorare con raccoglitori di latte della zona e quindi è stato sempre a stretto contatto con il territorio e con vari allevatori della zona, fino poi a portarlo alla produzione vera e propria, quindi alla trasformazione del latte in caciocavallo. Lavorate esclusivamente con latte proveniente da vacche locali allevate in Irpinia e Lucania. Come riuscite a mantenere così alta la qualità di questo ingrediente fondamentale e quanto conta per voi il legame con il territorio? Il legame è importantissimo, come dicevo prima, è una nostra prerogativa, lavorare solo latte di piccoli allevatori locali. Allevatori sono tutti localizzati nell'Irpinia, in varie zone dell'Irpinia, qui nell'Alta Irpinia, quindi Calitri, Bisaccia, Aquiloni, Alioni, e raccogliamo parte del latte anche nella zona di Volturara e la vicina Basilicata. Come dicevo, sono allevatori che lavorano da tanti anni con noi e sono piccoli allevatori, quindi hanno una media di 30 mucche a ogni allevatore a stalla, ed è importantissimo perché ci garantiscono un prodotto, una materia prima di qualità costante nell'anno. Un aspetto molto importante poi è che questi allevatori, come è importante il benessere degli animali, quindi che l'animale vive in tranquillità, e anche l'alimentazione degli animali è principalmente foraggio e fieno autoprodotto dagli allevatori, perché queste sono zone agricole, a vocazione agricola, quindi gli allevatori sono anche agricoltori, quindi fieno e foraggio autoprodotto e pascolo nei mesi che è concesso, viene consentito il pascolo, quindi primavera-estate. La vostra stagionatura avviene nelle grotte millenarie di Calitri e non solo. Che impatto ha questo ambiente unico sul profilo dei vostri formaggi? Allora, la grotta per noi è importante perché, diciamo, conferisce al caciocavallo una stagionatura molto lenta, quindi senza stressarlo, e appunto la permanenza nella grotta col tasso di umidità alto e le temperature che ci sono fa generare attorno al formaggio questa muffa nobile, quindi questa muffa che si crea in modo naturale, dove gli dà al prodotto, al formaggio, quella caratteristica che noi andiamo poi a riscontrare nell'assaggio, quindi un formaggio molto delicato, un caciocavallo con un piccolo sentore di piccantezza dovuto nella parte finale dell'assaggio, un formaggio molto equilibrato. Quindi poi ricordiamoci che le grotte ci danno anche un impatto ambientale pari a zero, perché non abbiamo consumo di energia, non abbiamo nessuno spreco di corrente, e quindi ci permettono di essere anche molto più attenti a quello che è il rispetto dell'ambiente. In un mondo dove si parla sempre più di sostenibilità, come riuscite a integrarvi con pratiche responsabili senza perdere di vista la tradizione e la qualità artigianale? Appunto, come diceva, appunto, la grotta ci permette questo. Un altro aspetto importante dell'azienda, che nel 2019-2020 è stato creato un'altra azienda, il fienile, dove stagioniamo e affiniamo altri formaggi di mucca e di pecora, e lì è una struttura creata tutta in bioedilizia, quindi sempre per rispetto nella natura, perché crediamo nel nostro territorio e quindi di integrarci sempre di più con quello che è il territorio. Il fienile è stato fondato nel 2020 da Enza Fiordilisi e Luigi Di Cecca. Ci piacerebbe sapere cosa vi ha spinti a creare una vera e propria CISA Academy. È nato prima il desiderio di trasmettere conoscenze o la voglia di creare un luogo di incontro e racconto del territorio? Sì, diciamo che il fienile è nato appunto per essere un punto di incontro per il territorio,
sulla cultura del formaggio e di tutte quelle che erano, oltre al formaggio, i metodi per conservare il formaggio, quindi i metodi e le materie prime che utilizzavano i nostri nonni del territorio per stagionare o affinare i formaggi. E nello stesso tempo lo è un punto di riferimento per tutti gli amanti del formaggio, quindi ci interfacciamo con le scuole, con le università del territorio, con l'ONAF e con tutti gli appassionati del formaggio. L'affinamento nobile da filiera corta è un concetto davvero interessante. Ci potete raccontare in parole semplici cosa lo rende così speciale e diverso da altri metodi di affinamento? Sì, l'affinamento, come dicevo, i metodi e le materie prime che utilizziamo al fienile sono quelli di una volta, che utilizzavano i nostri nonni, quindi materie prime del territorio, cercando quindi di avere un'economia veramente circolare e affinamenti molto semplici. Parliamo di affinamenti nelle barrique. L'Irpinia è una zona dove si producono molti vini e quindi c'è una presenza, diciamo, quindi utilizziamo le barrique come si utilizza la barrique per l'affinamento del vino, così come per il formaggio, oppure l'affinamento nelle anfore di terracotta, così come affinamenti nel vino, e quindi, ripeto, sono affinamenti molto semplici, basilari, che però utilizzando materie prime e metodologie dell'antichità, diciamo, dei nostri nonni. Tra tutti i vostri formaggi, ce n'è uno che considerate come il portavoce del vostro lavoro, quello che più di tutti incarna l'identità del caseificio D&D? Certo, il caciocavallo irpino stagionato in grotta è sicuramente il nostro prodotto di punta, è il prodotto che tutti ci richiedono e che naturalmente identifica sempre di più proprio il territorio, quindi sia perché è un prodotto tipico il caciocavallo di questa zona, ma anche perché utilizziamo quindi le grotte che abbiamo qui a Calidri per stagionare il caciocavallo. Una cosa molto importante è che il caciocavallo stagionato in grotta è un PAT, quindi è un prodotto agricolo tradizionale riconosciuto dalla regione Campania. Il fienile nasce da una riconversione di un vecchio edificio agricolo. Qual è stato il processo di trasformazione? Avete mantenuto qualche dettaglio originale che ad oggi racconta la sua storia? Sì, allora lì praticamente c'era l'azienda agricola di famiglia Di Cecca e quindi c'era un vecchio fienile, un vecchio casolare che è stato naturalmente buttato a terra e parte di questo casolare, quindi le pietre, sono state riutilizzate all'interno del fienile nell'hangar di affinamento. Abbiamo creato questa parete dove quando ci serve facciamo scorrere dell'acqua che assorbe l'umidità, quindi l'acqua, e poi assorbe l'acqua e rilascia questa umidità quando ci occorre per la stagionatura dei formaggi. Sappiamo che nella costruzione del fienile avete utilizzato pietre provenienti dalla masseria di famiglia, distrutta nel terremoto dell'80. Ci ha toccato molto questa scelta. Che significato ha per voi questo gesto? Vabbè, questo per la famiglia Di Cecca è un gesto affettivo, diciamo, in ricordo e in memoria del nonno. Ci ha parlato del caciocavallo irpino come vostro prodotto di punta. Ci può raccontare quali sono le fasi di lavorazione che portano a questo prodotto di eccellente qualità? Allora, partiamo dallo stoccaggio quindi del latte. Il latte che raccogliamo oggi viene lavorato domani, il latte è tutto latte locale, quindi confluisce tramite le tubature dal silos, va nella polivalente, dove insieme al latte abbiamo il caglio di capretto naturalmente per la produzione del caciocavallo, e il siero innesto. Noi utilizziamo siero innesto di latte madre. Si inizia a coagulare il latte, quindi si inizia a creare questa massa gellosa. Quando è pronta, quando il casaro capisce che è pronta, avviene la rottura, appunto per separare la parte liquida dalla parte solida. I tempi di maturazione, bisogna aspettare quelli che sono i tempi poi di maturazione della pasta, quindi la pasta deve diventare più compatta, quindi deve diventare la cosiddetta cagliata.
Una volta che è diventata cagliata, deve raggiungere il giusto pH, il suo punto di acidità, altrimenti non potrebbe essere lavorata, non può essere lavorata, non filerebbe la pasta. Noi lo stiamo spiegando così in modo semplice, però il procedimento è molto lungo. Una volta pronta la cagliata, viene messa all'interno della filatrice, una macchina che appunto ci rende la pasta più compatta, più liscia e che può essere formata dai ragazzi. Quindi dalla filatrice passiamo con la formatrice che ci permette, ci inizia a dare un po' di forma, diciamo, al caciocavallo, inizia a spezzare la pasta ogni pezzo alla pezzatura che ci serve per poi generare la formatura finale a mano. Quindi i ragazzi lavorano la pasta fino a che abbiamo il prodotto finito. Poi si ha la stagione, naturalmente poi il caciocavallo deve essere raffreddato, va in salamoia, noi saliamo il caciocavallo in vasche sature, quindi stessa percentualità di sale, la permanenza del formaggio dipende dalla pezzatura e poi proseguiamo con la stagionatura. Una prima cella di asciugatura, cella poi di stagionatura per finire le grotte per completare la stagionatura del caciocavallo. Oltre al caciocavallo, abbiamo notato alcuni prodotti unici nel loro genere. Ci può illustrare che cos'è il cocciuto? Allora, il cocciuto non è altro che un caciocavallo da 1,1 kg che con l'esperienza della stagionatura che facciamo nelle grotte avviene la stagionatura all'interno di questo coccio di argilla sigillato. Quindi l'idea è nata così, diciamo, il proprietario, diciamo, la proprietà di Luigi fece questo test con il nostro mastro ceramista con cui collaboriamo per capire cosa veniva mettendo il caciocavallo in questa argilla. E diciamo che il risultato ci ha dato ragione, dà veramente una bella stagionatura, ma ci sono molti aspetti importanti sul cocciuto. Uno che il caciocavallo può stagionare lì dentro fino a 2 anni, quindi ha un percorso lento. E poi comunque anche questo ha un impatto ambientale pari a zero, perché l'argilla che si utilizza è un'argilla che poi può essere, l'argilla del coccio può essere riutilizzata, quindi non va gettata, quindi può essere riutilizzata tranquillamente. E quindi è importante che abbiamo creato un packaging, diciamo, per il formaggio a impatto ambientale zero. Il caciocavallo, dopo una stagionatura di 1 mese circa, viene messo all'interno del coccio, quindi il mastro ceramista inizia a realizzare questo vaso di terra cruda. Prima di chiudere, viene messo all'interno il caciocavallo, poi viene chiuso. E il giorno successivo, diciamo che il caciocavallo con la sua umidità rilascia appunto, rilascia a contatto con l'argilla, rilascia la sua umidità. Quindi che cosa bisogna fare? Il giorno dopo bisogna fare un piccolo foro al di sotto del cocciuto per far uscire l'aria che si è generata. Fatto ciò, riviene richiuso e viene timbrato. La particolarità del cocciuto è che deve stagionare a temperatura ambiente, quindi non ha bisogno di determinate temperature, non deve stare vicino a fonti di calore naturalmente, ma non va assolutamente neanche in frigo. Quindi si va a creare questo microclima all'interno del cocciuto, che c'è uno scambio appunto di umidità tra caciocavallo e argilla, dove si va a creare uno stato di muffa all'interno del caciocavallo. Noi consigliamo di aprirlo, viene messa una data sull'argilla del cocciuto, che è la data di quando è stato invasato. Noi consigliamo di aprirlo almeno a 6 mesi da quella data, ma può stare fino a 2 anni. Quindi si può creare, diciamo, quasi un gioco, un po' le verticali come si fa nel mondo del vino, avere più cocciuti per capire come si è evoluto il caciocavallo all'interno del cocciuto. Tra le varie stagionature del caciocavallo, qual è stata la più longeva che avete sperimentato? È capitato in passato di avere stagionature più lunghe. Una premessa: il caciocavallo stagionato in grotta in media ha una stagionatura circa di 6 mesi, una prima stagionatura di 2 mesi in cella e poi prosegue la sua stagionatura per 4
a 4-5 mesi nelle grotte, quindi siamo sui 6-7 mesi di stagionatura totale in media. Però è capitato abbiamo fatto delle prove di formaggi di caciocavalli che siamo andati in stagionatura, siamo arrivati anche a 1 anno e mezzo, 18 mesi, siamo sui circa 18 mesi. Ci hanno dato un grande risultato. Diciamo che è un prodotto che non abbiamo sempre, che però il mercato ce lo chiede e quindi cerchiamo di proporlo quando riusciamo.